Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici amanti di Star Trek e non, o semplici curiosi del modellismo. Come vedete quest'oggi ci metteremo nel montaggio delle parti del modello che fanno parte dell'astronave Enterprise D, quella proposta dalla Eagle Moss Hydro Collector, lunga ben 70 cm e che abbiamo ammirato nella serie televisiva Star Trek The Next Generation. Come potete vedere abbiamo ospiti anche questa volta per la partenza di questa nuova avventura il tenente comandante Data, il comandante LaForge, il tenente comandante LaForge e il comandante Riker, che sono qui per supervisionare le fasi di montaggio e per evitare che io possa fare qualche errore. Saluto gli amici di Extra Trek, capitanati dal buon Claudio Finazzi, che come sempre collaborano con noi nella realizzazione di questa opera e a cui invito tutti quanti a iscrivervi al loro canale YouTube e a visitare anche il sito extratrek.it, dove troverete numerosissime informazioni riguardanti la fantascienza, chiaramente strizzando un occhio di riguardo a Star Trek, e dove anche io collaboro con una piccola rubrica dedicata alle novità del modellismo e dell'intrattenimento legato comunque alla fantascienza. Bene, fatti i saluti, possiamo dedicarci al montaggio, quindi passiamo a prendere i pezzi e cominciamo. Attivare! Cominciamo aprendo la busta del primo kit di montaggio di quest'oggi, che è quello relativo al numero 43. Quindi provvediamo con il cutter ad aprire la busta. Come sempre vi ricordo che è necessario, per evitare di trovare brutte sorprese dopo, dare anche un'occhiata alla corrispondenza delle parti allegate con il fascicolo, usando l'elenco che troverete nel fascicolo stesso, in maniera tale da essere sicuri che abbiamo ricevuto tutti i pezzi necessari allo svolgimento di queste operazioni. Nel caso non li trovaste, potreste contattare tranquillamente il servizio clienti e farveli rispedire. Ovviamente bisognerebbe attendere di nuovo l'arrivo, ma comunque in qualche modo si recupererebbe, diciamo, il mancato recapito delle parti. Bene, allora cominciamo. Anche in questo caso partiamo il montaggio di questi pezzi allegati allo stage 43 montando le varie finestrelle qui su questo pannellino che ci è stato fornito. Ovviamente dopo averle inserite, seguendo lo schema che troviamo sul fascicolo oppure a vostro piacimento, provvederò al mascheramento con il nastro isolante e, se necessario, con la gomma liquida, per evitare eventuali infiltrazioni di luce indesiderata, come ormai siamo abituati a fare. Ecco qua, le finestrelle sono tutte posizionate. Adesso useremo il nastro isolante per mascherare le infiltrazioni di luce. Ecco qua. In questo caso ovviamente il mascheramento è ancora parziale, perché lo completeremo e faremo in maniera più completa nel momento in cui andremo ad applicare il pannellino riflettente eventualmente, o comunque l'assemblaggio finale sopra il pannello che potrebbe essere già montato sopra la sezione a disco. Bene, ora recuperiamo la sezione a disco e andremo ad inserire il cavetto dei LED che ci è stato fornito in questa uscita, eccolo qui, da questo lato, dove andrà poi inserito il pannello che abbiamo appena completato con le finestrelle. Quindi applicheremo i LED
da questa parte. Qui, come potete vedere, spero si veda perlomeno, i pannelli questi inferiori sono già stati sigillati con il nastro isolante sul bordino, quindi non dovrebbe essere necessario fare altre cose. L'unica altra cosa da fare sarà, una volta applicato il LED in posizione, mettere un pezzettino di nastro isolante anche qua sopra il LED, quel tanto necessario solo a coprire la parte proprio esposta del LED, in maniera tale da evitare che la luce che potrebbe fuoriuscire verso l'alto possa in qualche modo aumentare la dispersione di luce indesiderata. Ok? Allora procediamo, inseriamo il cavetto con i LED, facciamo passare da sotto così come ci viene indicato nelle istruzioni. Facciamo uscire sopra. Allora ci viene indicato di farli passare in questo modo, quello con il cavo giallo da questo lato, mentre quell'altro rosso-blu da quest'altro. Anche se li invertite non dovrebbe costituire nessun problema, questo è solo un modo loro di indicare la cosa, ma come abbiamo visto alla fine i LED illuminano tutti allo stesso modo, non hanno condizionamenti particolari, quindi potrei anche metterli un po' come vi aggrada. Comunque per regolarità seguiamo le istruzioni. Ecco qua, allora abbiamo posizionato nella loro sede i LED, adesso ricavo 2 pezzettini di nastro isolante, soltanto sufficiente a coprire i LED. Il pezzetto, come vedete, è abbastanza piccolo. Allora posizioniamo il primo pezzo sopra il primo LED, cercando di non invadere troppo altre aree dove magari potrebbero esserci delle finestre trasparenti. Ecco qua, in questo modo. Ovviamente adesso lo gireremo, posizioneremo meglio i cavi e applicheremo poi successivamente sopra il pannello che abbiamo preparato con le finestrelle poc'anzi, questo qui. Allora adesso prendiamo il pannelletto, ovviamente lo dovremo far passare da sotto in questo modo, no? E il primo lato che andrà infilato è questo da questa parte, quindi dovrete fare una cosa del genere: prima infilate verso questo lato e poi tirerete su quest'altro. Questo perché chiaramente dall'altro pannello c'è un gradino. Ecco qua, come vedete il pannello è messo. Adesso chiaramente andremo ad applicarci le varie viti, quindi i vari punti dove sono previste, per tenerlo in posizione, e chiaramente useremo le viti BM e le viti EM secondo lo schema indicato nel fascicolo. Sono viti per il metallo, quindi vi ricordo di lubrificarle un pochino con un po' di olio tecnico tipo WD-40, Svidolo o similari. Tale che avremo già posizionato il pannello principale e poi accoppieremo quelle invece previste per il pannello riflettente che era già assemblato in precedenza sopra la sezione a disco. Ovviamente non abbiate fretta di stringere tutto immediatamente, l'importante è che inserite tutte le viti, poi diciamo il serraggio finale lo farete dopo per controllare anche come i pannelli spianano tra loro, no?
Ecco qua. Bene, chiaramente abbiamo un groviglio di fili ormai, non è visibile il tutto. Adesso andremo ad inserire le viti flangiate, quindi quelle di tipo EM, sopra ai fori in corrispondenza dei pannelli riflettenti. Ce ne servono 4 e quindi provvederemo anche ad accoppiare in maniera più perfetta i vari pannelli riflettenti con il pannello metallico. Ovviamente queste vi ricordo di non stringerle troppo perché i pannelli riflettenti tendono a spezzarsi molto facilmente. Ecco qua. In pratica abbiamo inserito queste viti qua, 1, 2, 3 e 4, e girandolo avremo il pannello perfettamente montato. Ovviamente ora ci diranno di fare il solito test luci per verificare il tutto. Ecco qua, non so quanto sia visibile, comunque le luci sono accese. Si vede meglio di lato e c'è un LED che fa un po' problemi, ma potrebbe essere infilata male a questa, aspettate. Sì, infatti non si vede bene. Ok, ecco qua. Ovviamente per notare le eventuali infiltrazioni di luce dobbiamo andare in un ambiente molto più buio. Una cosa che vi invito a fare è a inserire delle striscettine di nastro isolante in questi punti, vedete? Qua, qua e qua, e anche un pochino qui in questa zona dove fuoriescono i LED, in maniera tale anche qui da sigillare il più possibile i vari passaggi della luce indesiderata. Quindi prendete un po' di nastro, prendete più o meno la misura di quanto diciamo vi serve lungo, possibilmente partendo anche da questa parte dove ci sono le asole quando ci sono, quindi ecco più o meno così, lo tagliate, ne fate una striscetta larga la metà di questo nastro che ho io per esempio, no? Quindi non serve molto larga. Ecco, io ho preso un pezzo e lo ritaglio ulteriormente in verticale così, quindi ne faccio 2 striscettine abbastanza sottili se vogliamo, e poi le vado ad applicare. Questo adesso lo metto un attimo qua sulla mano. Ovviamente cerchiamo di non creare possibili, diciamo, ostacoli eventualmente al bordino che andrà messo qua, no? Quindi tiriamoci un pochino più indietro, ecco, in questo modo. Poi prendiamo un cutter tipo questo, con la parte non tagliente, quindi con la parte questa qua, lo spingiamo dentro. Ecco qua. In questo modo dovremo tenere sigillato abbastanza bene l'eventuale passaggio di luce tra i 2 pannelli. Ecco qua, lo mettiamo dentro la fessura in maniera tale da sigillare al meglio. Prendiamo le nostre striscette e la mettiamo anche qua. Questi passaggi, ragazzi, non sono obbligatori, sono opzionali nel caso voi diciamo vi piaccia esporre il modello in una sala completamente buia, dove potrebbero allora uscire fuori, diciamo, le cosiddette colate di luce. Allora, facendo in questo modo le ridurrete al minimo. Ovviamente se voi non terrete mai esposto il modello in una zona completamente buia, ma accenderete le luci in una stanza anche parzialmente illuminata,
questo passaggio magari lo potete anche saltare perché potrebbe non essere così, diciamo, necessario. Bene, a questo punto mettiamo da parte la sezione a disco e recuperiamo la sezione a testa di cobra per applicare le diciamo decalze degli emettitori. Eccola qua. Il mio consiglio è sempre quello di mettere un panno morbido sotto quando operiamo su questa sezione, perché quando la teniamo rovesciata sarebbe molto facile rischiare di graffiare qualche cosa, specialmente qui il banco phaser, perché è molto esposto. Ok? Allora, qui in particolare, come vedete, io non ho ancora inserito nemmeno le altre diciamo date in precedenza, perché secondo me fino a quando non siete completamente sicuri di poter tranquillamente chiudere, diciamo, questa parte, quindi senza che abbiate necessità di riaprirla per modifiche o cose varie, sarebbe il caso di non applicarli, perché poi diventa complicato toglierle. Queste sono tutte adesive, quindi una volta messe veramente, vedete, diventa praticamente impossibile poi riuscire a rimuoverle senza danneggiarle. Allora io eviterei fino a quando non siete sicuri. Stesse cose per le coperture delle viti da mettere nei vari punti esposti per coprire i fori. Diciamo che per completare questo stage manca da fare appunto solo queste cose qua, però ripeto, secondo me sarebbe meglio aspettare un pochino e essere sicuri che non dobbiamo riaprire per nessun motivo. Perché dico questo? Perché c'è sempre questo problemino qui dell'interruttore così esposto, veramente brutto, che io ancora non ho nemmeno colorato, che sinceramente io vorrei vedere se si riesce a trovare una soluzione per farlo sparire del tutto e quindi magari riuscire in qualche modo a optare per un sistema a telecomando o qualcosa del genere. È chiaro che per fare questo diventerebbe complicato poi se poter aprire e smontare l'interruttore se è tutto già quanto sigillato, quindi io vi consiglio di mettere tutto in una bustina, scriveteci sopra che sono i pezzi che appartengono allo stage 43 e poi li andremo ad applicare quando magari saremo sicuri o comunque quando avremo deciso che il modello è finito. Ok? Bene, a questo punto credo che non sia rimasto altro per lo stage 43, possiamo passare direttamente allo stage 44. Attivare. Bene, procediamo all'apertura della busta dei pezzi del kit appartenente allo stage 44. Cominciamo lo stage 44 come sempre con un pannellino da riempire di finestrelle e scialuppette di salvataggio, quindi ormai sappiamo tutti come si fa. Completiamo diciamo, l'inserimento delle varie finestrelle secondo lo schema allegato nel fascicolo o a nostro piacimento e poi lo andremo a coprire con i pannellini riflettenti dopo aver chiaramente sigillato le finestrelle nere con un po' di nastro isolante. Eccolo qua, in questo modo. Chiaramente non vi sto a dare misure eccetera, applicate il nastro come ritenete meglio, l'importante è che cerchiate di fare in modo che la luce non possa filtrare, quindi vedete voi qual è la quantità giusta di nastro da mettere. Secondo me così è sufficiente, dalle prove che ho fatto non filtra, quindi va bene così. Adesso applicheremo sopra i pannellini riflettenti, li uniremo con dei viti di tipo DM e poi effettueremo il test luci. Ovviamente inseriremo anche il cavetto LED che ci è stato fornito in questa occasione, un cavo di quelli con il cavo un pochino più corto. Ok, allora recuperiamo i due pannellini riflettenti che sono questi qua e li andremo a posizionare. Ovviamente anche in questo caso provvederemo a mettere prima il LED nelle sedi dei pannellini riflettenti, sigilleremo anche qui con un pezzettino di nastro isolante sufficientemente largo a coprire solamente, diciamo, il LED, un poco più insomma, senza rischiare di invadere però la zona dove potrebbero essere presenti magari delle finestrelle di tipo trasparente che invece devono, diciamo, avere la luce.
ora posizioniamo i pannellini riflettenti. Cominciamo dal primo, su qui, mettiamo chiaramente in corrispondenza dei fori previsti per le viti. Prendiamo le viti DM, che sono quelle flangiate, e provvediamo ad unire le due parti. Essendo viti per il metallo, anche in questo caso un leggero, diciamo, bagno della punta della vite sopra l'olio tecnico sicuramente male non fa. Ovviamente non stringere troppo, anche qui accompagnate la vite fino a quando vedete che smette di girare liberamente e poi interrompete. Questo per evitare che possano diciamo fratturarsi questi pannellini riflettenti che sono molto cristallizzati come plastica, quindi tendono a rompersi con molta facilità. Questo è il primo pannellino fatto. Chiaramente alziamo leggermente le due, diciamo, cavetti in maniera da avere più spazio libero per l'inserimento di quest'altro pannellino. Questo pannellino va, contrariamente alle altre volte, messo, diciamo, per lungo, in questo modo. Ecco qua. Controllate che spiani bene. Una volta che è posizionato, poi andiamo anche qui ad inserire le viti. Eccolo qua. Ovviamente anche in questo caso provvediamo a sigillare un pochino qui intorno tutte le parti, diciamo, della bordatura dei vari pannelli. Magari aspettiamo, non lo mettiamo nelle parti perimetrali esterne perché lì va accoppiato con altri pannelli, quindi in caso lo aggiungiamo dopo quando sono già uniti. Come vedete ho optato anche per sigillare, contrariamente a quanto vi avevo detto, qui la parte laterale, ma l'ho messo molto fino, quindi comunque se darà problemi quando andrà ad accoppiare sul telaio nella sezione a disco, questa parte di nastro e questa piccola qui potrebbe essere necessario rimuoverla per migliorare gli incastri, ma lo vedremo solo quando andrà posizionato sopra. Ok, comunque questa è l'idea di come dovete fare più o meno per fare un mascheramento ottimale. Test delle luci, come in questo caso, per vedere se tutto quanto funziona. Qui mi pare di notare addirittura che i pannelli hanno un colore diverso, quelli riflettenti, per fare quelle vetrate leggermente in azzurrino. Ecco qua, questi sono i LED accesi, ok? Ecco qua. Allora, ovviamente qui andrà posizionato facendo passare prima il cavo all'interno, quindi nello scheletro troviamo che c'è una fessura tra, diciamo, tra le due distanziali neri più alti, no? Ci sono già altri cavi che passano in mezzo, facciamo passare anche questo per avvicinare il pannellino. Poi chiaramente ci sono questi dentini che andranno incastrati qua per primi, e poi c'è questo dentino che chiaramente farà da supporto per questa parte qui del nostro nuovo pannello. Quindi andiamo ad inserire prima i dentini, che sono secondo me quelli più da mandare in direzione per primi. Allora, piccola modifica, dato che il pannello che dovevamo montare qui non spianava bene, mi sono accorto che praticamente c'era un problema con il LED del pannello U103A, che è quello che praticamente aveva di fianco. Il problema è che praticamente sbatteva il cavo e il LED stesso, in realtà alla fine, sopra questa parte del telaio, questa, diciamo, meridiana qui, quella che accoppia le due parti, dove poi alla fine si sovrappongono proprio questi due pannelli, perché uno va qua e l'altro va qua. Praticamente questa parte proprio in mezzo del telaio dava fastidio. Allora ho fatto una piccola modifica, ho tagliato un pezzo qui del contenitore, diciamo, della parte del LED, no? Dell'alloggiato del LED del pannello riflettente. Arrivava fino qui al bordo, io l'ho tagliata un pochino in maniera tale che i fili possono curvare prima e uscire in verticale. In questo modo praticamente mi troverò i fili da questo lato senza che vadano più a interferire quindi sull'accoppiaggio dei due pannelli. Adesso andrò a rimontare questo qui
non so se vi è successo anche a voi oppure se è un problema relativo solo ai miei pezzi, forse magari sono usciti male. Comunque ecco, ho voluto dirvi questa cosa. Togliendo questo pezzetto e mettendo in giù il cavo in maniera che passi verticale qua, praticamente i due pannelli spianano bene. Ecco, in pratica il problema era su questo LED qua, non so se si riesce a vedere. In questo modo, facendo quel piccolo taglio, ho portato il LED, i cavi del LED da questa parte e non fa più spessore. Ecco qua, come vedete il pannello è montato. La modifica sull'alloggiamento del LED è fatta invece sul pannello adiacente, quindi tagliate quel pezzettino se anche voi avete lo stesso problema che non vi fa spianare bene. L'allineamento diciamo che non è perfetto, c'è un leggerissimo gradino, ma secondo me il problema è anche relativo a due fattori. Uno probabilmente è come sono realizzati i pezzi, probabilmente col fatto che vengono fatti a fusione per iniezione a caldo sugli stampi, qualcuno magari può non venire fuori perfetto, quindi magari quando si fredda può deformarsi un po', eccetera, e quindi su quello purtroppo dipende un po' dalla fortuna di come vi capitano i pezzi. Un altro problema secondo me è come sono state strette pure le viti quando abbiamo composto il telaio. Se qualcuna magari è riuscita ad andare più in profondità rispetto ad altre, probabilmente il telaio non è perfettamente allineato, magari ha dei piccolissimi dislivelli che quando vedevamo sul telaio non risultavano visibili. Adesso che ci applichiamo i pannelli sopra, invece magari queste piccole incongruenze sulle altezze che si vengono a creare potrebbero venire fuori, e su questo purtroppo possiamo far poco, perché altrimenti dovremmo smontare completamente tutta la nave diciamo da capo, e poi comunque non è detto che riusciremo a identificare esattamente dov'è il problema, perché anche facendo con le mani non si riesce proprio a capire bene quale può essere il punto dove l'allineamento diciamo non è ottimale. Qui a occhio per esempio sembrerebbe che una parte del telaio è leggermente più bassa, ma anche se provassimo ad allentare non è detto che poi la cosa si risolverebbe più di tanto, quindi diciamo che ormai la cosa è così. Diciamo che ci possiamo accontentare, speriamo quando ci saranno tutte le coperture insieme noteremo di meno certi tipi di imperfezioni. Anche da questa parte per esempio io ho un pannello che mostra molto più spazio rispetto agli altri, e questo probabilmente è proprio prodotto male, è proprio fatto male così. La soluzione potrebbe essere stuccare, però diventa poi un problema di verniciare perché non abbiamo il colore esatto, insomma diventano tutta una serie di problematiche affini. Magari riusciremo a mascherare in altro modo, chi lo sa, vedremo più avanti, ma per il momento comunque portiamo avanti il lavoro. Ok, bene, possiamo andare a recuperare ora la testa di cobra. Ecco qui la testa di cobra. Allora, anche in questo caso però io vi direi, se volete rimettere mano al modello per magari cercare di risolvere il problema dell'interruttore, di attendere a mettere queste due coperture. Come vedete sono quelle del bordo finale del collo dove vediamo la scritta Enterprise. Queste in pratica sono quelle che andrebbero posizionate qua, semplicemente ad incastro, in questo modo, vedete? Però queste andranno a coprire queste tre viti che vedete qui, quindi una volta messa questa poi diventerebbe problematico rimuoverla in sicurezza, perché potrebbero comunque rompersi i dentini dietro e quindi avremo poi il problema di dover recuperare questi pezzi nuovi. Quindi io direi che per il momento sappiate che andrebbero aggiunti questi, però io personalmente ancora non li voglio mettere perché voglio aspettare di essere sicuro che non devo riaprire qui. Ripeto, la mia intenzione è solo per vedere se troviamo una soluzione migliore per l'interruttore, quindi vorrei aspettare per quello. Una volta risolto questo problema penso che per il resto possiamo fare ben poco. Si potrebbe cercare di fare il lancio dei siluri intermittente invece che a luce fissa, ma dovrebbe essere comunque, per essere una cosa che abbia senso, dovrebbe essere comunque una funzione attivabile con un pulsante oppure con un telecomando. Magari dovremmo implementare tutta una serie di cose tipo Arduino, la scheda Arduino dentro per poter pilotare meglio questa nave, ma chiaramente sono tutte cose non alla portata di tutti e quindi diciamo che per il momento sarebbe bene evitare. Vedremo più là. Comunque ecco, sappiate che per questa parte bisogna unire questa parte qui e dall'altro lato quest'altra parte qua.
Per il momento, se non le mettete, tenetele da parte. Bene, a questo punto passiamo allo stage 45. Bene, proseguiamo montando i pezzi dello stage 45, quindi apriamo la busta. Come vedete, questa volta avremo anche una nuova scheda elettronica, una nuova PCB da montare. Come di consueto cominceremo anche questa volta con un bel pannelletto da riempire di finestrelle e chiaramente poi da aggiungere anche il pannellino riflettente con i LED. Per qualche ragione ignota questa volta ci vengono dati due adesivi neri da posizionare qua sopra. Nella figura rimane solo una finestra trasparente libera, ma suppongo sia un errore perché la lunghezza comunque dell'adesivo è tale che non riuscirebbe a coprire anche questa qui. Di conseguenza presumo che sono due le finestre da lasciare libere, anche perché sono trasparenti, non avrebbe senso metterla trasparente se poi la copriamo con il nastro. Bene, proseguiamo. Bene, una volta inserite tutte le varie finestrelle e schermate con il nastro dove serve, provvediamo a montare sopra il pannellino riflettente, come ormai siamo abituati a fare. Bene, una volta inserite le finestrelle e sigillate con il nastro isolante quelle nere, come ormai siamo abituati a fare, andiamo a preparare il pannellino riflettente dove inseriremo i due LED e poi lo accoppieremo con il pannello che abbiamo riempito con le finestre. Quindi prendiamo il cavetto che ci è stato fornito, inseriamo il primo LED e ci mettiamo sopra un pezzettino di nastro per tenerlo in posizione anche lui. Ecco qua, inseriamo il secondo. Ecco qua. E adesso lo possiamo andare ad inserire. Qui ovviamente ci sarebbe anche lo spazio per un terzo LED. Io quasi quasi ci metto anche un pezzo di nastro qui già pronto per magari un inserimento da fare successivamente, così non dovrò rismontare il pannelletto. Ecco qua, in questo modo. Poi qui ci andrà chiaramente il LED successivamente. Questo rimuoviamo il pezzo in eccesso. Adesso ci posizioniamo sopra, sperando che non saltino tutte le finestrelle. Eccolo qua. E usiamo 3 viti di tipo BP che io ho già preparato per chiuderlo. Eccolo qui. Adesso lo colleghiamo subito alla scheda di prova per verificare che funzioni tutto.
Eccolo qua. So che si vede poco magari perché non è completamente buia la stanza, ma ecco. Ok, adesso andremo chiaramente ad applicarlo sopra alla sezione a disco. Ecco qui, abbiamo ripreso la sezione a disco. Questa volta lavoreremo su questo lato, quindi dovremo far passare chiaramente prima il cavo all'interno qui del telaio. Questo, ripeto, lì dice in un certo modo sopra il fascicolo, però poi alla fine voi fateli passare come vedete, che è meglio per non creare spessore e non creare interferenze, perché l'importante è che la nave si chiuda. Poi se il passaggio è fatto a destra o a sinistra, sopra o sotto, è uguale, non ci dovrebbero essere difficoltà da quel punto di vista. Ok? E andrà applicato praticamente qua, in questa posizione qui. Una volta messo in posizione, prendiamo due viti di tipo CP e lo andiamo a mettere in sicurezza. Ovviamente teniamo spinto bene con le mani per farlo spianare in maniera corretta mentre avvitiamo. Facciamo lo stesso anche dall'altra parte. Ok, eccolo qua. Ovviamente bisogna sempre cercare di fare allineare bene i pannelli, allentando magari quello precedente, giocando un pochino con gli incastri, però alla fine si fa abbastanza facilmente. Ok, adesso andremo ad installare la seconda scheda PCB, questa qui, che ci è stata fornita con questo fascicolo. La prima cosa da fare ci dice di rimuovere il cavetto che avevamo installato su questa, quello piccolino qui che non va da nessuna parte, quindi lo sfiliamo delicatamente usando le unghie piano piano. Sono molto delicati questi cavi, anche le schede stesse. E guardando la scheda ci dice di inserirlo sopra la seconda scheda, quindi su questa, sul connettore inferiore, quindi su questo qua. Quindi ce lo mettiamo, identificato come in out, ma sono scritti tutti in out, comunque quello inferiore. Ecco qua, così. Adesso mi lo giro bene in posizione, tolgo un po' di cavi, l'andremo ad installare praticamente qua dietro, in questa posizione qui, e dovrebbe andare, se non sbaglio, in questo modo, girata così. Comunque adesso ve lo confermo. Allora, va posizionata praticamente con questo cavetto vicino alla PCB precedente. Lo posizioniamo sugli slot delle viti, che li trovate facilmente perché corrispondono ai buchi sulla PCB, e mettiamo solo due viti, una nella posizione vicino al connettore dove abbiamo messo il cavetto e l'altra diagonalmente opposta dall'altra parte, quindi da questo lato qui verso la parte ancora da montare della nave. Quindi la centriamo, ovviamente mettiamo un goccetto d'olio per aiutare perché avvitiamo sul metallo e avvitiamo parzialmente senza stringerla. Poi dopo che abbiamo messo la seconda vite potremo portarla fino a fine corsa sempre senza stringere. Posizioniamo la seconda vite, ecco qua, in questo modo. Ora prendiamo il cavetto che avevamo precedentemente scollegato e lo facciamo passare in avanti e lo ricolleghiamo all'uscita della precedente scheda, quella originale che avevamo nel primo slot piccolino.
creiamo in pratica un ponte elettrico tra le due schede. Ecco qui, questo è il cavo che parte dalla seconda PCB e arriva direttamente a questo ingresso qui sulla prima. E poi ci viene detto di incominciare a recuperare tutti questi vari cavi che sono ancora liberi e inserirli sulla nuova PCB, ad esclusione di alcuni, come viene indicato dal fascicolo. Quindi adesso dovremo andare a vedere bene quali sono da mettere e quali no. Ovviamente questa è una cosa che poi ognuno di voi può vedere direttamente consultando i propri fascicoli, perché da così non penso che si possa capire molto bene alla fine. Ecco qua, come vedete abbiamo iniziato a mettere un po' di cavi sulla seconda PCB, così come ci viene indicato nel fascicolo. Ovviamente un cavetto, che è quello dove andrà il motore a impulso, ci viene detto di lasciarlo ancora scollegato, ovviamente, insieme a un altro pannelletto, probabilmente ce lo faranno collegare in seguito. Come vedete ho fatto anche un test luci per vedere se è tutto a posto e sembrerebbe di sì. Chiaramente non si vede molto adesso, però insomma... Ecco qua, come vedrete insomma comincia a essere proprio un bel modellone luminoso e spettacolare. Certo ha i suoi difetti, ha le sue particolarità, però nel complesso alla fine farà la sua figura. Bene, proseguiamo. Ecco qua, questo è il pannelletto con le finestrelle posizionate. Adesso ci mettiamo sopra anche il pannello riflettente, dopo averlo chiaramente collegato ai LED, e finiremo anche questo pannelletto. Ecco qua, adesso lo posizioniamo. Eccolo qua. Adesso lo andiamo a posizionare sulla sezione a disco e poi passeremo a un aggiornamento della gondola di curvatura. Allora lo andremo a posizionare da questa parte, di fianco a quello che avevamo appena montato. Chiaramente faremo passare sotto tutti i cavi nel miglior modo possibile. Ognuno di voi si studi la situazione in base al proprio modello, perché ovviamente potreste aver fatto dei passaggi diversi da quelli che ho fatto io, quindi non che vi faccio vedere quel tipo di cosa. L'importante è che vediamo la sequenza delle operazioni. Allora, questo andrà da questa parte, i cavi chiaramente passeranno sotto e poi andrà collegato alla nuova PCB. Eccolo qua, questo è il pannelletto montato.
ho fatto passare i fili in questo modo. Poi chiaramente se vediamo che danno fastidio nei passaggi successivi li rallentiamo un attimo e lo facciamo passare in un altro modo, perché se c'è una cosa che ho capito da questo modello è che bisogna andare un po' in ordine di come arrivano le cose, perché tutto quello fatto prima potrebbe essere non compatibile con le novità e quindi siamo anche disposti a rismontare qualcosa pur di farlo venire bene. Comunque in linea di massima è solo il problema relativo al passaggio dei fili, magari da un lato piuttosto che dall'altro. Ok? Adesso lo testiamo e vediamo se funziona tutto. Ecco qua, questo è il pannelletto appena montato, questo più esterno ovviamente, e si illumina come si illumina anche il resto, perché l'ho già collegato chiaramente anche alla seconda PCB. Collegamento che si effettua tramite questo cavetto qua e va collegato all'8ª presa partendo da qui, quindi con dei contare 7, l'8ª è quella dove va il cavo. Dobbiamo vedere bene una cosa, perché su questa PCB vecchia ci sono 3 connettori ancora sconnessi, di quelli larghi, dove collegandoci i LED lampeggiano, quindi io non so se è un difetto della mia oppure se sono i collegamenti dove va posizionato qualcosa tipo luci di navigazione eccetera. Magari verificate anche voi le vostre, fatemi sapere se anche voi questi 3, che adesso cercherò di mostrarvi un po' meglio, questo e questo, sono connettori che se mettete collegato qualcosa lampeggia, quindi fatemi sapere se funzionano così anche le vostre. Bene, per concludere questo stage 46 recuperiamo una nostra vecchia conoscenza, la gondola di curvatura che abbiamo fatto nei primi fascicoli, e a questo punto occupiamoci di applicare questo diciamo inserto che ci hanno fatto costruire adesso. Non si capisce bene molto il verso in cui va girato per posizionarlo, ma io direi che la parte dove abbiamo inserito il secondo pezzo trasparente internamente, quindi la parte aperta, io la metterei verso l'interno della gondola, mentre la parte chiusa la metterei verso l'esterno, sugli emettitori di campo, questi blu. Quindi va posizionata in pratica qui di lato, così, in questo modo. Adesso non si capisce bene come faccia a rimanere eventualmente ferma, ma sicuramente ci sarà un modo che faranno vedere successivamente, probabilmente ci andranno altre parti qua inserite dentro. Per il momento lasciamola messa così e adesso andremo ad inserire le luci che ci hanno fornito, che illumineranno la gondola, ovvero questa piccolissima striscetta LED che adesso andremo ad inserire dentro. Eccola qui. Allora chiaramente srotoliamo delicatamente tutti i vari cavi. Notate che qui ha un LED rialzato in questo modo. Questo perché? Perché dovremo posizionarla all'interno tenendo presente che le parti dove si vedono le saldature dei cavi vanno verso il basso, quindi sarà girata in questo modo e questo LED risulterà rialzato. Allora giriamo così in questo modo. I due fili qui dovremmo cercare di separarli un pochino, facendo attenzione perché ho una paura matta che si possano dissaldare, come sempre in questi casi particolari. Allora, per posizionarlo facciamo passare uno dei cavi qua sotto, dentro uno dei fori, vedete? Qui così, perché dovrà andare a inserirsi qua per fare la luce di navigazione. Allora, diamogli un pochino diverso così uscirà fuori più facilmente. Ecco qua. Cerchiamo di far corrispondere chiaramente con i fori sulla barra LED, in base a come abbiamo i fori qui sopra la gondola di curvatura, e poi piegheremo un pochino questo qui per far andare meglio nell'alloggiamento, perché non è piegato proprio a misura. Dovremo fissare questa banda con 3 viti di tipo CP, quindi le andiamo a preparare, così intanto ci si tiene un pochino più ferma.
questa centrale. Non stringete perché queste strisce LED si potrebbero spezzare molto facilmente, secondo me, quindi andateci molto delicati. Adesso posizioniamo anche le altre due viti. Ovviamente ci sono anche un paio di forellini lì che invece c'è il perno incastrato che è presente già sulla gondola, quindi quello andrà a inserirsi da solo mentre usate le viti per chiudere. Ecco qua, in questo modo. Poi andiamo delicatamente a piegare un pochino indietro il LED per farlo andare dentro lo slot. Ecco qua. Questo qui lo giriamo, lo mandiamo dentro la luce di navigazione. Indietro di nuovo il filo. Quest'altra chiaramente andrà nella parte dell'altra luce di navigazione quando chiuderemo la gondola. Questa è la luce che andrà probabilmente a illuminare il collettore Bussard davanti, quello rosso, sul rosso che già abbiamo come pezzo, e questo è il connettere con il quale porteremo l'alimentazione alla gondola. Piccolo test luci, anche se non ci viene indicato ho deciso di farlo ugualmente. Come vediamo queste luci sono lampeggianti, queste altre sono fisse. Secondo me si vedono un po' troppo a livello di punto luce, bisognerebbe far diffondere un po' di più la luce. Il LED frontale è rosso ovviamente per il collettore Bussard. Certo, uno solo, un po' pochino, secondo me forse devono metterne almeno due. Comunque vabbè, questo è quanto. Poi ovviamente qui ci sono dei pezzi che probabilmente ci faranno cambiare, perché ci è stato fornito con questo fascicolo anche questo pezzo che probabilmente andrà a sostituire quello interno che era chiaramente non corretto, quindi probabilmente ci faranno rismontare ancora qui la gondola, ok? Però non ci viene detto di farlo ora, quindi probabilmente non lo facciamo. E poi qui c'è questo pezzettino rosso che non so se andrà al posto di questo blu che lampeggia ora o se invece sarà messo sulla parte della copertura che ci daranno in seguito. Comunque per il momento dobbiamo tenerli da parte. Questo si è sfilato ma non è un problema. Bene ragazzi, allora per quest'oggi è tutto, spero di avervi dato una panoramica abbastanza completa di questa fase di montaggio. Ovviamente non è tanto più una questione di tutorial, perché in realtà le cose da fare sono sempre uguali ormai, quindi è sempre la solita storia di mettere le finestrelle, le scialuppe, mascherare eccetera, quindi alla fine l'avete già visto fare su tutte le cose, quindi adesso tendo un po' più a saltarle quelle parti. Qui ecco il montaggio diventerà un po' più interessante quando avremo questi nuovi pezzi qui da fare e vedremo in seguito come evolverà questo modello. Per il momento io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video qui insieme al comandante William Riker. Spero di avervi fatto trascorrere un po' di tempo piacevolmente insieme e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti voi che state guardando il video, agli amici di Extra Trek, e soprattutto se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e mettete un like. Ciao 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 a tutti, lunga vita e prosperità.